L'amichevole Karlsruher-Inter 1-2 e le ore immediatamente successive alla sfida tedesca ci hanno portato delle novità importanti sul calciomercato dell'Inter che dobbiamo commentare insieme. Quindi ci sono 3 questioni in particolare, secondo me, molto calde, le voglio analizzare con voi in questo contenuto di oggi e allora ben ritrovati amiche e amici interisti in questo contenuto, vi invito a lasciare un mi piace, se non lo avete ancora fatto iscrizione subito con il click sul tasto iscriviti e vi aspetto soprattutto qua nel club di Passione Inter. Inquadrate il QR code, entrate su passioneinter.club dove stasera, come ogni lunedì, appuntamento dalle 22 in poi con la chat vocale, voi aprite i microfoni, parlate con me, con il nostro staff e ci confrontiamo su quello che abbiamo visto, ovvero un grandissimo Andy El Football Diouf. Abbiamo visto un grande Diouf, 2 gol, uno più bello dell'altro per il francese che tra l'altro aveva fatto anche doppietta l'altro giorno nel 16-0 della precedente sfida che non abbiamo potuto seguire in diretta, ma questa doppietta ha un altro spessore, sia per l'esecuzione tecnica dei 2 gol bellissimi, sia per l'avversario di un livello più alto che tra 2 settimane inizia il campionato, quindi anche più avanti dal punto di vista fisico, oltre comunque al fatto che una rimonta, per quanto in una partita inutile che non avrebbe detto nulla in caso di sconfitta e non ci dice molto altro nemmeno con una vittoria, però ecco, una rimonta nel finale così è sempre un po' entusiasmante, dai, diciamocelo, non facciamo sempre troppo gli aristocratici. Comunque, è un amichevole che ci ha lasciato gasati e quindi oggi siamo tutti esaltati, chi più chi meno in realtà, per Andy Diouf, che ci porta comunque al primo tema di mercato, perché l'Inter dopo l'addio di Dumfries, i mancati arrivi di Palestra e di Calaili, ha risolto la questione esterno destro con la pazza idea, come l'ha definita Chivu, di un Diouf quinto a destra? Risposta secca: no. E dico no perché non perché Diouf non sia un buon giocatore, anzi io, come dissi già l'anno scorso, di nuovo durante l'arco della stagione e lo ribadisco ancora adesso, Diouf delle qualità le ha. Diouf è un giocatore che sotto al cofano qualcosina ce l'ha. Era e rimane però un acquisto che l'anno scorso io non ho capito molto, perché nel centrocampo dell'Inter che conosciamo, aveva delle caratteristiche che non c'entravano moltissimo. E infatti che cosa ha fatto Chivu? Chivu l'ha dirottato sull'esterno. Lui che anche ieri ha ribadito dopo questa partita di sentirsi più mezzala. E facendo il quinto a destra, secondo me, anche in questa partita, comunque, come arrivano le cose buone e le cose migliori? Come fa a far vedere le sue qualità, puntando l'avversario, provandoci, e a quanto pare avendo anche trovato un fiuto per il gol in questo momento? Lo fa di nuovo in una partita in cui l'Inter deve recuperare lo svantaggio, in cui l'avversario si stava chiudendo e l'Inter si stava riversando nella metà campo avversaria e lui quindi ha avuto questa possibilità di giocare più in avanti, più anche di puntare l'uomo, trovando 2 gol in situazioni, la prima tra l'altro sugli sviluppi di calcio d'angolo, quindi non proprio da azione manovrata. Cosa succede allora invece in una partita più equilibrata? Ecco, io Diouf a piede invertito e con ancora un'attitudine difensiva limitata, ce lo vedo a fatica, ce lo vedo un po' incastrato a forza come situazione. Quindi si gioca con Luis Enrique titolare? Ieri Luis Enrique ha fatto una partita in cui è stato molto coinvolto dal punto di vista del gioco. Praticamente stavo tenendo d'occhio i dati durante la partita e è stato il giocatore dell'Inter e quasi di tutta la partita che ha toccato il maggior numero di palloni finché è stato in campo, insieme a Barella e Bovio che impostava da dietro. Quindi ha toccato un gran numero di palloni, però vi ricordate degli acuti particolari in questo gran numero di palloni giocati? Rimane un giocatore che non dà ancora grandi segnali e Luis Enrique, per tipologia di calciatore rispetto a Diouf, in questo momento sarebbe lui di base il titolare dell'Inter lì a destra per fare un gioco più di equilibrio, più di costruzione, anche che ti permette anche di manovrare. Ma poi dietro qualche sbavatura ce l'ha e davanti è ancora estremamente timido, quasi impalpabile. Quindi Diouf è quel giocatore che ti spariglia di più le carte e che può giocare, secondo me, in contesti molto più particolari e specifici. Ecco, la curiosità, tra l'altro, è che oggi, leggendo i quotidiani stamattina, vedo che nelle pagelle di alcuni quotidiani, soprattutto la Gazzetta dello Sport, ma non solo, Luis Enrique è stato eletto peggiore in campo e Diouf migliore in campo, lì proprio su quella fascia e in quella zona lì.
Non può essere chiaramente questa amichevole che emette le sentenze, questo ribadiamolo sempre, prendiamo tutto comunque con il beneficio del dubbio, con il fatto che si tratta della prima vera sfida amichevole dell'Inter in questa preparazione estiva. Però è di certo un ulteriore indizio su dei calciatori che abbiamo già almeno intravisto all'Inter. E l'Inter, per me, proprio per questo motivo e per le notizie che abbiamo verificato, un esterno destro titolare proverà a prenderlo sul mercato. Da capire se tramite appunto il tentativo di sacrificare Luis Enrique, quindi vendo Luis Enrique e vado a prendere un titolare negli ultimi giorni di mercato, oppure a questo punto potrebbe essere in aggiunta con Luis Enrique che a quel punto può giocare eventualmente anche a sinistra, quindi da vice Di Marco, dove ieri abbiamo visto un bel Marello, però il salto dalla primavera senza passare dall'Under 23 all'Inter sappiamo che non è semplicissima, ma un esterno destro quindi l'Inter proverà a prenderlo. Non sarà Perisic che Ausilio ha escluso pubblicamente l'altra sera, ma qualcuno si proverà a prenderlo. Anche se adesso, come dicevo, il tema esterno è rimandato più avanti, perché l'attenzione è tutta incentrata su Romero e questa è la seconda notizia importante di queste ore. Di Romero stiamo parlando già da qualche giorno, però abbiamo avuto delle novità che abbiamo verificato grazie anche al lavoro di Romina e Simone di Passione Inter. Quali sono gli aggiornamenti più importanti? Lato giocatore, l'Inter sta procedendo bene nell'accordo col giocatore, addirittura pare che sia un contratto da 5 milioni di euro all'anno, quello attorno al quale si sta ragionando, quindi è una cifra alta sicuramente, ma non stratosferica, perché è fuori dai paletti di Octree, ma in linea con gran parte dei titolari dell'Inter, superiore da Kanji, ma sotto Di Marco, Bastoni, Cialanoglu, Barella, Thuram, questi qua, ecco. Sul cartellino la notizia importante che hanno confermato anche a me è che l'Inter sta riuscendo a dialogare bene col Tottenham perché? Perché si è presentata dicendo niente formule strane, siamo disposti e vogliamo trattare a titolo definitivo. E questo quindi esclude tutti i vari prestiti, obbligo di riscatto, condizionato, eccetera, eccetera, che hai trovato l'anno scorso con il Manchester City, con Akanji, ma è una situazione più di fine mercato e molto diversa. Qui l'Inter è andata, ha detto ok, ci interessa Romero, lavoriamo a titolo definitivo. In questo modo lo ammorbidisci un po' il Tottenham, che non ti diventa più così respingente se ti presenti con formule molto creative. Se si riesce a scendere sotto i 40 milioni di euro come valutazione del cartellino, l'Inter a quanto pare è pronta a chiudere. Però serve un po' di pazienza e non vogliamo sbilanciarci con troppo ottimismo in questo momento, visto anche un po' i precedenti e come sta andando il mercato dell'Inter in questo momento. Io intanto arrivo da un weekend in cui oltre l'Inter ho guardato un sacco di amichevoli e mi son visto anche 2 partite del Tottenham, una per intero, l'altra quasi tutta, perché, volevo studiare ancora meglio Romero che avevo già visto in tutte le partite dei mondiali. Dei mondiali penso di aver perso veramente pochissime partite, le ho viste praticamente tutte, non solo dell'Argentina, intendo proprio tutte delle 104 partite, ma quindi mi sono recuperato queste partite e ieri, dopo aver visto quelle gare del Tottenham, guardando l'amichevole dell'Inter, l'ho detto anche in diretta e dicevo: io ho visto una difesa dell'Inter che sembra lavorare proprio nel modo in cui si può valorizzare Romero, proprio nel modo in cui si esalta Romero, ovvero difesa alta, aggressiva soprattutto, dove anche il giovane Bovio ha cercato sempre l'anticipo, sempre di andare cattivo, convinto sull'anticipo, tant'è che si è preso anche un cartellino. È proprio il punto di forza di Romero questo, che gioca molto sull'anticipo, su questa cattiveria che gli porta anche a diversi cartellini. È proprio quindi un profilo che ieri quando guardavo la partita dicevo: "Ecco, in questo gioco qui che sta facendo Chivu, secondo me ce lo vede perfettamente". La conseguenza però è che ci porta questo allo spostamento di Akanji a destra, perché poi tra l'altro nell'amichevole di ieri, lo dicevo anche live, abbiamo visto che al centro della difesa tra la precedente amichevole e questa, hanno sempre giocato calciatori adattati o giovani. Bovio, Aslani che è un centrocampista riportato lì, Maie che poi è entrato e uscito, però non ha fatto benissimo, Akin Sammiro che mi è piaciuto, tra l'altro Akin Sammiro schierato dietro, quindi vuol dire che i Pavard, i Bissek eccetera li sta schierando soprattutto, anche Bastoni, Carlos Augusto, sui terzi e quindi il buco lì c'è proprio come esigenza numerica. Per cui Romero verrebbe per fare quella cosa lì. Akanji al rientro dalle ferie post mondiale in teoria sarebbe lui il centrale, è stato lui il centrale, ma a quel punto se prendi Romero Akanji slitta a destra, secondo me. Non penso che sia Romero-Akanji la coppia di centrale, quindi con Akanji che fa il panchinaro di Romero, e quindi metti Akanji in concorrenza con Bissek che sta rinnovando il contratto proprio in questi giorni. Questo di conseguenza spinge ancora di più in uscita Pavard
a quel punto, perché altri scenari dove confermi anche Pavard francamente mi sorprenderebbero molto. Devo dire che ieri Pavard in realtà non l'ho visto male, non so che ne pensate, è entrato pulito, concentrato, con buona personalità. Diciamo che lui le sue carte per poter rimanere all'Inter se le sta giocando. Molto meno Frattesi invece, a cui voglio sempre molto bene, però sembra proprio fuori da questa Inter. Come lo è Aslani e verosimilmente lo è anche Massolen a questo punto, perché la terza notizia infatti è che Aslani e Massolen non c'erano ieri, hanno dei problemi fisici che rischiano di compromettere la loro partecipazione alla tournée in Asia, e Aslani era già fuori dai piani, ma Solen doveva essere valutato in questa estate, che però praticamente saltando la tournée di fatto non farà con Kivu, e quindi va verso l'uscita con ogni probabilità anche Massolen. Volevo chiudere poi in realtà con una nota bonus che riguarda Aleksandar Stankovic, di cui ieri abbiamo parlato parecchio, c'era molta attesa per vederlo anche con il numero 5 sulle spalle, e ho già letto dei commenti su Stankovic con alcuni che mi hanno detto è da vendere. Comunque l'hanno già bocciato dopo questa amichevole, per carità, la minoranza, però qualcuno lo ha scritto, e per me è sempre bene commentarle comunque queste cose, perché ci dà anche uno spunto di riflessione. Ieri Stankovic ha giocato da regista davanti alla difesa nella casella di Çalhanoğlu. L'ho fatto in un primo tempo in cui l'avversario è stato aggressivo, in pressione, anche esaltato dal pubblico di casa, è venuto a giocare uomo su uomo, e soprattutto hanno sempre cercato di schermare Stankovic lì davanti. E lui, un pochino timido, un po' nascosto, un paio di aperture l'ha provate, ha provato anche un tiro, delle cose le ha fatte. Però, ecco, oggi, immaginando poi che il livello si alzerà, detto che anche lui chiaramente deve migliorare la condizione fisica, la preparazione è appena iniziata, chiaramente quindi svilupperà e deve svilupparsi anche lui in quel ruolo, però oggi, come dicevo qualche settimana fa, qualche mese fa, e lo ribadisco ancora, quindi evidentemente c'era del senso in quello che dicevo, Stankovic da regista puro al posto di Çalhanoğlu a me ad oggi ancora non convince pienamente. In questo momento deve lavorare ancora molto e ha bisogno, per fare quelle cose lì, di un calciatore accanto. Ha bisogno di dividersi la mediana a due, come ha già fatto anche nelle precedenti avventure. Altrimenti lo rimetti mezzala, che è il ruolo in cui secondo me può disimpegnarsi meglio in questo momento. E qualcuno mi ha scritto allora, ma se vuoi vincere subito e quindi hai ambizioni di Champions, di fare molto di più, allora Stankovic, non essendo pronto, lo vendi e vai a prenderti un giocatore forte subito, pronto subito, che ti alza immediatamente il livello dell'Inter, come può essere quel Curtis Jones che rimane sempre un obiettivo. Aggiungo io una considerazione, sarebbe un po' la cosa che per esempio fa l'Atalanta. L'Atalanta, dai tanti giocatori che ha in giro, che vengono valorizzati, l'ultimo Palestra, dice ok, visto che comunque non fa parte della nostra rosa, so che ha un potenziale, però se mi arriva un'offerta altissima lo vendo, così non mi privo di un mio tassello della mia rosa, ma incasso una cifra importante e vado a prenderne altri. Questa è una cosa che fa un po' l'Atalanta e può avere un senso, ha senso come discorso. Dall'altro lato però, se stiamo qui a parlare di progetto giovani, di identità Inter, e hai Stankovic e lo vendi, secondo me è un controsenso. E poi anche qui diciamo spesso siamo preoccupati perché con Octree non arrivano calciatori forti, a parte che se arriva Romero poi magari ne riparleremo, ma ne discuteremo. Siamo preoccupati perché non arrivano giocatori forti e quindi stiamo vincendo ancora con i soldi di Zhang. Quando poi finiranno i Barella, i Lautaro, eccetera, come arriverà il ricambio? Ci indeboliremo. Ecco, il discorso è che i nuovi Lautaro, i nuovi Barella, li puoi anche costruire in casa. Non è detto che tu debba per forza andare a comprare a 40-50 milioni, per cui perché Stankovic non può essere un nuovo Lautaro o un nuovo Barella a livello di importanza dentro la rosa dell'Inter, un classe 2005 che già oggi piace in Premier League, per esempio, con delle valutazioni importanti. Quindi quando diciamo vendiamo Stankovic per prenderne uno più pronto, è un discorso che può avere senso, però poi si contraddice col discorso del non facciamo investimenti in ottica futura. Quindi troviamo una sintesi a questo, ne parliamo nei commenti, ne parliamo stasera in diretta alle 19:30 e alle 22 nel club di Passione Inter. Nel frattempo vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.